Ciao avventurieri e bentornati su Max DM Crafting. Questo è il terzo episodio della serie Crea il tuo dungeon. Come abbiamo visto negli episodi precedenti, stiamo creando degli elementi di base per un dungeon fatto in casa. Oggi creeremo un elemento chiave, le porte del nostro dungeon. Le porte sono un elemento fondamentale del dungeon crawler. Praticamente quando vediamo una porta sappiamo che quella è la nostra via, oppure quando ne abbiamo due ci poniamo davanti al dilemma di quale aprire per prima. Le porte sono quindi un elemento essenziale dell'esplorazione area per area. In questo tutorial ci divertiamo un sacco, facciamo diversi tipi di porte con diverse tecniche e soprattutto non facciamo solo le porte classiche aperte e chiuse, ma faremo anche dei piccoli passaggi segreti. Quindi questo episodio penso che vi piacerà davvero un sacco. Se guardate nella descrizione di questo video, sotto nella description box, troverete il link per un templato, un file che ho preparato per voi. Si tratta di un templato che servirà a voi per velocizzare moltissimo il processo di costruzione. Ovviamente è assolutamente gratuito e questo mi porta a dirvi che sotto c'è un link per PayPal, è un link diretto. Voi mi offrite un caffè, pensate di offrirmi un caffè, 80 centesimi, 1 euro, per me è tutto il supporto del mondo e per voi sarà soltanto avermi offerto un caffè. Come al solito commentate sotto questo video, ditemi di dove siete, ditemi come avete fatto a conoscere questo canale, se vi sta piacendo questa serie in italiano e appena avete scaricato il templato andiamo al tavolo di lavoro. Crack on! Innanzitutto tagliate via le porte del templato. Vedete che qui bisogna tagliarle in maniera grossolana, ragazzi, non state lì a farlo di fine lavoro, è più importante supportare il canale. Io sto usando della PVA glue, della colla vinilica, un bel po' diluita, ma in realtà qua sarebbe meglio utilizzare la colla per carta, sarebbe sicuramente meglio. Cercate di farci stare un bel po' di pezzetti di templato su del cartoncino. Siccome ho utilizzato colla molto diluita, il mio cartoncino vedete che incomincia subito a piegarsi verso l'alto. Non c'è problema, finché asciuga un bel po' di peso sopra e tutto è ok. A questo punto invece dovete tagliare molto precisamente i templati attaccati al cartoncino una volta che questo è asciutto. Potete utilizzare una forbice, potete utilizzare un taglierino. L'importante è che facciate un lavoro di fino, prendetevi il vostro tempo e non correte, fate un lavoro preciso e pulito. Alcuni di questi pezzi sono colorati, altri sono in bianco e nero, vedete, potete colorarli voi. In realtà questi sono dei templati per poi tagliare la schiuma. In realtà si possono utilizzare anche come pezzi veri e propri, se vi piacciono i pezzi in stile vecchio HeroQuest, che erano comunque in cartoncino. Lo spessore delle nostre porte sarà nella parte della roccia sempre il solito 7 mm di spessore, che è quello delle nostre stecchette di legno. Questa volta, appoggiando l'arco a terra, ottengo un'ennesima fettina molto sottile. Questa ci servirà per creare le porte vere e proprie. Ora utilizziamo il templato per tagliare con il nostro arch cutter la schiuma della forma desiderata. Io cerco di fissare le porte con degli spilli, vedete? Le fisso esattamente una corrispondente all'altra, utilizzando l'angolo a 90 gradi della mia schiuma come riferimento. Dopodiché faccio passare gli spilli, li piego in maniera tale da bloccare perfettamente il pezzo, vedete? E procedo a tagliare. Anche qua procedete lentamente, spingete verso il templato e prendetevi il vostro tempo. Se necessario, come state vedendo qui, fatelo a più round, a più riprese. L'importante è che facciate un lavoro pulito e preciso. Ora, se utilizzassimo l'arco vuoto sarebbe molto più complicato ottenere una cosa bella precisa. Invece l'arco vuoto lo utilizzeremo per fissare nuovamente le porte al centro del nostro templato. E come prima mi appoggio alle mie porticine di cartone
e tiro fuori l'arco. Tutto questo si può fare anche con un taglierino, vedete, utilizzo semplicemente il mio templato appoggiato della schiuma e a pezzettini taglio di grosso la schiuma, dopodiché con una lima per unghie non resta altro che arrotondare la parte superiore. Facile, veloce, senza problemi. Ora abbiamo questi due pezzi che sono della stessa altezza. Con il trucchetto di prima però potete utilizzare della schiuma più sottile per fare la porta e questo darà risalto maggiormente al pezzo. Ora creo dei mattoncini. Ho tagliato delle strisce sempre su una fettina da 7 mm di spessore ottenuta con il nostro hatch cutter. Taglio a occhio dei mattoncini di circa mezzo inch, quindi siamo circa intorno a un centimetro e mezzo, un centimetro e 7. Non state lì a fare il lavoro di fino, ragazzi. Un certo grado di imprecisione abbellisce il fantasy. Vado a strizzare i mattoncini tra le mie mani in questa maniera. In questa maniera io ottengo delle texture istantanee. So che molti utilizzano dei sassi all'interno di vasetti piuttosto che all'interno di barattoli, agitandoli insieme poi ai mattoncini. È chiaro che in quella maniera le texture sono leggermente più marcate, ma sinceramente si perde un sacco di tempo poi a togliere via i pezzi dei sassi, eccetera eccetera. È molto laborioso. Io preferisco strizzare un paio di volte in più sulle mani e ottengo le texture che mi servono. Per l'arco incominciamo a creare invece i mattoncini a mano, come vedete qua, molto facile con la penna. Vedete che stiamo preparando tutti i pezzi, non abbiamo ancora assemblato le porte vere e proprie. Mi piace di più avere tutti i pezzi preparati e poi assemblare i pezzi nel loro insieme, quindi le nostre porte. Per fare le porte, vedete, utilizzo una tecnica molto semplice. Questa è una texture fatta in maniera quasi fantasy, non è molto realistica, però è molto bella, l'effetto che dà alla fine è veramente piacevole con queste venature del legno fatte a mano. Distinguo, diciamo, vado un po' più a fondo con le linee che separano le assi tra di loro e sto un po' più leggero con le venature del legno. Questo alla fine darà un piacevole effetto. Prendo ancora un po' di cartoncino della larghezza della porta e ritaglio 4 strisce. Queste saranno i rinforzi di metallo. Se usate il cartoncino i rinforzi saranno di metallo perché la texture è molto liscia, quindi assomiglia di più al metallo. Potete però fare la stessa cosa con delle fettine sottilissime di schiuma. In quel caso dovreste ovviamente ricavare le venature del legno anche su queste. Io ho fatto in questo caso il lavoro più facile, quindi il cartoncino, ho fatto dei buchi con il mio punteruolo che simulano praticamente l'entrata dei chiodi. E ora le maniglie. Per le maniglie prendiamo questi due pezzettini di anelli e li pucciamo nella colla vinilica e li appoggiamo sulla schiuma. Quando saranno asciutti non vedremo più la colla vinilica, vedremo soltanto gli anelli. Fanno un bel effetto. A questo punto possiamo finalmente montare la porta. Questa è leggermente più sottile dell'arco di pietra perché l'abbiamo ricavato prima e non so se riuscite a vedere, ma apro leggermente l'arco. La schiuma, la foam è leggermente elastica, quindi mi permette di aprirla un pochettino, di sistemare la porta. Prendetevi il vostro tempo, non importa se la colla vinilica va un po' a destra e a sinistra, l'importante è che posizioniate bene la porta. Per la base un altro pezzo di cartoncino, ma prima di incollare la porta alla base, vedete, inserisco degli spilli, taglio le estremità e questi mi servono sia a fissare sul cartoncino la mia porta, sia a irrobustirla verso la base e appesantirla un pochettino. Ora una tecnica un po' più laboriosa, che a me però dà i risultati che mi soddisfano di più. Cioè appoggiamo la porta, vedete com'è sottile, questa è la fettina che abbiamo tenuto prima, appoggiamo la porta e intorno ci costruiamo singolarmente un arco di mattoni. Questo è un po' laborioso, però con la colla vinilica è fattibile, non è complicatissimo. Per la parte in alto arrivate praticamente quasi fino alla parte curva e poi piazzate prima la pietra centrale e poi completate l'arco con dei mattoni un po' più schiacciati. Quando la struttura sarà asciutta avremo veramente una porta molto d'effetto. E poi abbiamo questi rimasugli di templato. Io vado a incollare semplicemente un paio di templati colorati uno sull'altro, ci metto una base e fondamentalmente ho già un altro tipo di porta. Questa è fatta con carta e cartone.
Vi assicuro che se utilizzate un set intero di porte fatte così, avrete comunque il vostro risultato. E qui il tempo di asciugatura. Calcolate sempre che per fare questi progetti la colla è un pochettino l'elemento che vi condiziona sulle tempistiche. Utilizzare una colla vinilica sicuramente ha i suoi vantaggi, perché il lavoro alla fine diventerà molto più pulito, però i tempi sono un po' più lenti. Ora un piccolo passaggio segreto. Vado a ritagliare un pezzo di schiuma della solita dimensione di 7 mm di spessore. Vado a creare un frame di circa mezzo centimetro e semplicemente vado a disegnare i miei mattoni. Dopodiché, semplicissimo, con il taglierino vado a ritagliare la sagoma centrale. Ricordo che ho fatto una frame e una cornice di circa mezzo centimetro di spessore, forse anche qualcosa meno. Qua dipende molto dai vostri gusti. Vedete che sul retro non mi sbatto neanche a farla quella cosa lì, tanto mi serve soltanto da un lato. L'importante è fare una bella texture per il muro. Usiamo il foglio d'alluminio per effetto pietra e semplicemente tagliamo la parte centrale. Dunque questo è un trucchettino per inserire, diciamo, una porta che in realtà simboleggia un passaggio segreto. Se volete vedere un altro video su come si possono fare dei passaggi segreti, vi consiglio di dare un'occhiata al video che ho linkato adesso qua in alto sull'angolo a destra di questo video. E questo è l'effetto. È un muro che si apre praticamente. Una volta asciutte siamo pronti a colorare. Ovviamente diamo sempre una mano di nero acrilico prima. Per questi pezzi che sono abbastanza sottili vi consiglio di unire un po' di colla vinilica o meglio ancora del Mod Podge al nero, ma di questi dettagli ne parleremo un pochettino più avanti, ne parleremo nelle prossime puntate. Ho intenzione di fare un video in questa serie in cui vi elenco un pochettino dei trucchetti per migliorare i vostri, diciamo, pezzi di base. Procedo poi con il grigio scuro su tutte le parti in roccia e anche sulle parti in metallo, perché il grigio scuro è molto utile come base per il metallo. Poi del marrone. Non mi preoccupo di coprire completamente il pezzo, lascio un po' di venature profonde, così farà un bel effetto. E anche se sporcate un po' i mattoni non preoccupatevi, perché un po' di sporcizia fa sempre bene e toglie la banalità al pezzo. Poi utilizzo del gunmetal. Vedete, quella lì è una confezione vecchissima dei colori Citadel, avrà 20 anni ed è ancora buona, effettivamente grande qualità di questi colori, anche se ultimamente preferisco i Vallejo sicuramente. Vado a fare le barre in metallo e le maniglie. Alla fine un po' di colla vinilica sulle basi, le immergo in della sabbia, ma questo è un passaggio, diciamo, non obbligatorio. A me piace farlo perché oltre a migliorare un pochettino le texture della base, questo passaggio aggiunge anche del peso alla base, stabilizzando un pochettino di più i pezzi. E con la colorazione di base e la costruzione di base abbiamo praticamente le nostre porte pronte per essere messe sul tavolo da gioco. Facile, rapido and effective. Ok ragazzi, è tutto per questo video, grazie per averlo guardato, spero vi sia piaciuto e ovviamente vi aspetto tutti all'episodio numero 4. Questo dungeon ha bisogno di scorte, casse, bauli e roba del genere. Fino ad allora, happy crafting!